Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, quanto sono belle, bellissimissime le mie ragazze e i miei ragazzi. State facendo un viaggio straordinario, questo viaggio si chiama vita e la vita è un posto meraviglioso. Quindi so che state studiando veramente in modo inverosimile e quindi gli ultimi tre video, soprattutto Magia Pratica 1, Magia Pratica 2, Magia Pratica 3, state iniziando a vivere con gli dei. E questo era il mio obiettivo, che voi, io lo sapevo che ci sareste riuscite e che ci sareste riusciti. Perché io vivevo intorno agli dei consapevolmente sin da quando ero piccola, poi siamo stati educastrati tutti. E quindi quello che immagini non esiste, è tutta fantasia, tutte quelle cose che già sappiamo, no? Ecco, abbiamo ripreso in mano questo potere straordinario. Abbiamo capito di essere una coralità di forze. Abbiamo capito che il nostro soggetto, io per esempio Francesca, il mio ego non è niente, cioè è un granello di niente. Io sono come tu sei, come tutti siamo, individualmente una coralità di forze. Dentro di noi c'è lo spirito del genio, lo spirito del mago, lo spirito della bambina interiore, lo spirito del bambino interiore, lo spirito romantico, lo spirito poetico, lo spirito... Siamo una coralità di forze. E quindi iniziando a sentire queste forze di come si dissolvono anche con la pratica di Amaterasu o Omikami, che vi ho spiegato nel video Magia Pratica numero 3, iniziare a dissolversi, a sparire. Sparisce l'io, sparisce l'ego e poi ritirare la bellezza e ci inizia a mettere in contatto con i mondi sottili, ma veramente, che è la base di partenza per realizzare qualsiasi cosa, per non avere paura. La più grande paura che abbiamo è la paura della morte. E quindi questa morte che vediamo in modo oggettivo, che la nostra mente razionale vede in modo oggettivo, come dicono i buddisti, sì, tu morirai, ma non è per davvero. E quindi per i buddisti il peccato originale è quello di credere all'oggettività delle cose. E l'oggettività delle cose, il senso dell'oggettività delle cose è un senso talmente illusorio che io stessa ve lo dico, ma poi anche la mia psiche ne fa esperienza, no? Cioè, è difficile dire che questo mazzo che io sento nelle mani è illusione e non esiste. Come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando la mente artistica. Una mente artistica che abbiamo tutti e che deve essere allenata. Come si allena? Facendo il patto con gli spiriti, il patto consapevole, perché il patto tu ce l'hai già. Quindi consapevole che vuol dire? Ogni volta che come vi ho spiegato nel video Magia Pratica, vi colpisce la bellezza di qualcosa, perché tu sei bellezza, Madre Terra è bellezza, quindi la bellezza è l'unica legge che esiste, la bellezza è amore. Quindi quando ti colpisce qualcosa, stabilire coscientemente il patto con lo spirito di quella cosa che ti colpisce. E questo ti porta a dissolvere l'io, dissolvere l'io, dissolvere l'io, a creare sempre di più quella crepa nella mente, no? Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1, quella crepa nella diga della mente, e poi tante crepe, inizia a vedersi la luce e tu inizi a sentirti in connessione col tutto. La tua è coscienza, la tua coscienza è tutto, relegata in questa gabbietta dell'io, dell'ego, che ci è stato donato per un motivo. Cioè, anche l'ego è amore, attenzione. Cioè, qualsiasi cosa esiste in natura è funzionale a qualcosa. Allora, in questo mondo duale, il nostro obiettivo è l'amore. L'amore è il darsi. Darsi. Darsi alle proprie emozioni, ai propri dei quando ti arrivano, come vi sto insegnando sempre. Darsi allo spirito del pino piuttosto che allo spirito del gatto, allo spirito del cane, allo spirito del pesce, allo spirito della talpa, allo spirito del tramonto, allo spirito dell'alba, allo spirito di qualsiasi cosa, di una cosa bella, di una cosa bella.
Questo iniziare a darsi significa dissolvere l'io e sentire che tu e quella cosa non siete mai stati separati. Tu e l'albero, tu e la talpa, tu e il pino, tu e il pesce siete un'unica cosa. Perché la tua coscienza è in tutto. Ecco, per apprendere questi concetti bisogna utilizzare la mente creativa, che abbiamo tutti, che ci hanno educastrato da piccoli. I bambini sono dei maghi nel fare questo. E lo siamo stati tutti. E lo stiamo essendo di nuovo, ecco. Quindi la morte e la vita, come dicono anche, dice anche nel libro, il libro tibetano dei morti, del vivere e del morire, sono simultanei. Il vivente e il morente sono la stessa cosa. Quando tu ti partorisci, quando noi veniamo al mondo duale, stiamo già iniziando a morire. La morte è una metamorfosi, è il passaggio da uno stato a un altro. Proprio come quello che il bruco chiama fine, tutti gli altri chiamano farfalla. È il passaggio da uno stato all'altro. Anche quando Perseo taglia la testa a Medusa, non uccide Medusa. Dalla testa di Medusa nasce Pegasus, il cavallo alato. E quindi cosa fa Pegasus con i suoi sandali alati, che è la leggerezza? Taglia la testa a Medusa. Tagliare la mente per volare, da cui nasce Pegasus. Poi nasce il gigante, dal sangue di Medusa nascono quello che noi sappiamo sono i coralli, e quindi questo passaggio di stato ci stiamo rieducando a sentirlo. E praticando, accogliendo le nostre emozioni, sentiremo sempre di più dissolversi questa gabbia dell'ego. Perché vi stavo dicendo, l'ego serve a qualcosa, l'ego è la sfida. La sfida per arrivare a questo darsi, all'amore. L'amore è lotta. L'amore è lotta. Cioè, per conquistare l'amore devi lottare. Perché vi dico questo? Guardate la natura. La natura è il darsi, no? Il darsi, completamente. La natura si dà, si dà, si dà, si dà, nascono piante, nascono fiori, alberi, si dà continuamente, si dà continuamente. E quello è amore. Quando un albero cresce, affinché possa darsi, esprimersi, il suo spirito deve combattere con altri alberi per farsi strada nella foresta e trovare la luce. Perché l'amore è lotta? L'amore, il darsi è lotta, perché devi combattere per forgiare i muscoli spirituali contro l'ego, contro la gabbia mentale. Quindi ecco perché l'amore è lotta, inteso proprio in questo senso. Noi lottiamo e ci forgiamo le nostre armi spirituali. E quindi lo scopo della vita è amore. E in questo amore c'è lotta. Lotta contro l'ego, contro le gabbie mentali, che è stato messo lì apposta. Il divino ha scelto di farsi carne, quindi ha scelto l'inconsapevolezza affinché potesse iniziare a darsi consapevolmente. Perché quando siamo nell'inconsapevolezza del cosiddetto paradiso terrestre, direbbe la nostra religione, non siamo consapevoli appunto di essere nella beatitudine, dobbiamo vedere anche l'ombra per poter scegliere consapevolmente la luce. Ma ombra e luce sono la stessa cosa su questo piano duale. L'ombra non è assenza di luce, è qualcosa che va scoperto, i tesori nascosti. E quindi noi utilizzando la mente poetica, la mente artistica, allora riusciamo a sentire questo, qual è l'obiettivo? Che in questo mondo duale, laddove è vero A, non può essere vero anche B. No, se è vero A, è vero anche B. Mi spiego? Quindi giusto, sbagliato, migliore, peggiore, sono tutte categorie della mappa mentale, dell'ego, dell'io.
che noi siamo una zuffa di credenze, l'ego è una zuffa di credenze che ci vengono dal sistema, dai condizionamenti, non c'è niente nell'ego. Serve a farti l'ostacolo, ok? E quindi tu perseverando nell'amore, nella fede, devi avere una fede intoccabile, soprattutto quando ti affidi proprio allo spirito, al sé superiore. E soprattutto c'è una cosa che tantissimi sbagliano, la preghiera. Mm. La preghiera, perché noi ci approcciamo tutti, fino a quando non diveniamo consapevoli, agli spiriti, allo spirito, chiedendo, chiedendo, chiedendo. Ma siccome lo spirito e tu siete lo specchio l'uno dell'altro, voi dovete imparare a dialogare con lo spirito, non a chiedere. Cioè dialogate con gli spiriti. Chiedere nella concezione c'è, dovete chiedere, ma non dall'assunto della vittima. Noi chiediamo dall'assunto della vittima perché ci sentiamo più piccoli del divino. Ma gli spiriti, il tuo spirito guida, per esempio, lo spirito del pino, come lo spirito dell'albero, di qualsiasi altra cosa, siete lo specchio l'uno dell'altra. Dovete sentirvi alla pari quando dialogate col divino. Quando vi ho spiegato un po' il parlare con lo spirito di una persona vostra, incarnata o non incarnata, nel video delle forme pensiero, vi ho detto anche come arrivare a una persona quando non potete arrivare fisicamente, no? Mandandogli luce, immaginandovi un alone di luce bianca intorno a quella persona. Bene, adesso vi dico un'altra cosa. Comunque questi concetti poi ve li metto in un altro podcast. Dialogate con lo spirito di una persona, soprattutto quando avete situazioni difficili da cui non riuscite a uscirne, situazioni, vabbè, dialogate con lo spirito di quella persona. Immaginate con la vostra immaginazione lo spirito di quella persona, immaginatelo come volete. E immaginate di dialogare con quella persona dicendo quello che secondo voi sarebbe giusto. Perché noi abbiamo questo approccio che pensiamo che lo spirito sappia tutto. Non è così. Lo spirito, ecco la statuetta mi sta un po' cadendo, lo spirito guida tuo o quello degli altri sanno la tua missione, ma nel mondo duale, cioè sulla terra, sai più tu che lo spirito. Quindi se reputi una cosa migliore, cioè se reputi che sia giusto fare in un certo modo, devi parlare con quello spirito. Per esempio, se avete relazioni con persone da cui non riuscite a uscirne, situazioni tossiche, dovete dialogare con lo spirito di quella persona e dire: ti prego, io credo che sia meglio che tu mi lasci andare. Potresti, per esempio, incanalare la tua energia, questo sei tu che lo dici allo spirito di quella persona, in un'opera artistica, in qualcosa che ti dà soddisfazione, che manifesti i tuoi talenti. Ma lasciami andare. E quella tua energia riversala in qualcosa che ti dà gioia nella creazione di qualcosa, di un talento, di un'attività. Dialogate con lo spirito. Non dalla posizione di vittima, ma dalla posizione alla pari, perché lo spirito non sa che cosa c'è sulla terra, sa qual è la tua missione, però non ha l'esperienza che hai tu sulla terra, mi spiego? Dovete sentirvi alla pari e quindi perché uno nutre l'altro, e come vi ho spiegato nei video vecchi, quando parlavamo dell'angelo custode, che poi è il tuo spirito guida, va bene? Perché quando parliamo di divinità è il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quando parlavamo dell'angelo custode, il tuo spirito guida, e quando vi dicevo che gli angeli custodi si inchinano davanti all'essere umano e che i progressi che fa l'essere umano fa fare anche i progressi al suo angelo custode, e questo non mi ricordo in quale podcast, ve l'ho detto, ne abbiamo fatti tanti. Quindi tu e il tuo spirito guida siete alla pari, i progressi che fai tu li fa lui. E devi dialogare, bisogna dialogare con gli spiriti. Questo è quello che ci hanno tolto, ragazzi miei, ragazzi. Perché tu dialogando con gli spiriti acquisisci potere. Perché acquisisci potere? Perché diventi ingovernabile, ingestibile e non sei più misurabile.
e invece quello che il sistema di credenze ti vuole dominare e quindi ti vuole prevedibile, governabile, misurabile. Quando tu inizi a parlare con gli spiriti, a sentire la connessione con gli spiriti proprio alla pari, in modo molto naturale, come facevano gli antichi, allora tu non sei più né misurabile né prevedibile né governabile. Sei potente, sei coscienza, sei nel tutto, sei negli alberi, sei negli uccelli, sei negli animali, cioè sei tutto. E questa cosa è quella che ci hanno tolto, ma noi ce la stiamo recuperando. Quindi ragazze mie, ragazzi, io sono felicissima di questo. Oggi voglio iniziare leggendovi 2 mail bellissime, potentissime, di 2 nostre sorelle, proprio per farvi capire che state andando da Dio. Studiate e praticate, perché ricordate, la via esoterica, la magia, la via esoterica è una via empirica, va praticata, è empirica, va praticata, la tua conoscenza va applicata. Ok, allora vi leggo delle mail pazzesche. Allora, messa qua, vi leggo questa mail bellissima che mi ha fatto proprio sorridere di gioia. E la nostra sorella scrive: ho accolto un sintomo fisico ed è sparito istantaneamente, grazie. Ciao cara ciao Francesca cara, giorni fa capogiri da otoliti, cioè dell'orecchio, fuori posto nell'orecchio, molto fastidioso, sensazione di disequilibrio che mi accompagnava a volte da tempo. Ho sempre fatto resistenza nel corpo e nella mente a questa sensazione, molto sgradevole, e ciò l'ha sempre amplificata. Di questo ero consapevole, cioè la nostra sorella era consapevole che denigrando sempre questa sensazione l'aveva sempre amplificata, cioè stando più da vittima, no? Rispetto alla sensazione. Ho deciso, grazie alle tue condivisioni, di accoglierla, senza giudizio. E mentre la sentivo e l'ascoltavo, ripetevo: accolgo questa sensazione, la libero e mi libero. Questo al momento mi è venuto da dire. All'improvviso mi si era drizzata la colonna vertebrale, che incurvo quando ho questo sintomo, ed è sparita. Tra l'altro dovrebbe essere qualcosa che si dovrebbe risolvere solo meccanicamente, spostando gli otoliti fuori posto. Invece non avevo più niente, ho fatto manovre apposta per mettere a posto otoliti dopo, sì, ma non c'era nulla, di colpo sono stata benissimo, istantaneo, stupendo, grazie dal cuore. Allora, nostra sorella aveva rifiutato una manifestazione, un sintomo del corpo, fino al momento in cui non ha appreso ad imparare ad accogliere quel sintomo che è un Dio, che è una forza che ti arriva affinché tu dica sì. L'ha accolta e la nostra sorella ha detto: accolgo questa sensazione, la libero e mi libero. Poi ci siamo scambiati un altro paio di mail dicendo: lei si era accorta, forse non ho detto giusto dicendo mi libero, perché dovevo accoglierla. Poi io ho detto: guarda, lo sapevo che avresti messo l'attenzione su questa cosa, però è l'intenzione che è andata a buon fine. Ecco perché non volevi liberarti dal dolore, avevi capito che era un Dio, avevi capito che era uno spirito, lo stavi accogliendo, anche se hai detto mi libero, non fa niente, però effettivamente andava bene dicendo io accolgo questa sensazione, no? Ok. Quindi è l'intenzione sempre che fa il risultato, no? Ok, quindi un applauso alla nostra sorella che ha capito come accogliere le emozioni. E poi vi voglio leggere un'altra mail pazzesca, stupenda, stupendissima, della nostra sorella che ha già scritto altre volte, io ho letto altre sue mail. Allora, vi dico proprio come la nostra sorella adesso viaggia con gli dei. E questa è la testimonianza del vivere con gli dei. Francesca, anima immensa, come stai? Una bomba. Ascolto i tuoi video e la carica che ci dai è senza limiti né confini. È da tanto che non ti scrivo, ma oggi lo devo fare perché la gioia di questa giornata è immensa e la voglio condividere con te e se vuoi anche con tutte le nostre sorelle. Io, come ti ho raccontato tante volte, sto uscendo piano piano, grazie anche e soprattutto a te, da una brutta depressione nella quale sono sprofondata circa un anno fa. Oggi io e anima siamo complementari, camminiamo a braccetto e facciamo tutto insieme. Lei mi suggerisce, lei l'anima, mi suggerisce ed io mi lascio guidare.
e succedono miracoli, sai? Ogni giorno, piccole e grandi cose, è fantastico. Lei si manifesta in ogni momento e per ogni cosa, sai? Lei è l'anima. Anche al lavoro, e non solo con colleghi, ma anche mentre faccio il mio lavoro. Oggi stavo avendo difficoltà con un programma sul quale sto lavorando, una complicanza tecnica che non mi faceva andare avanti. Ho insistito per un po' come facevo prima, accanendomi contro lo schermo bloccato, lo schermo del computer. Perché non funzioni? Grrr. Poi mi sono detta, alzando gli occhi al cielo, io le parlo così alla sua anima. Dai, aiutami, ti ascolto. Mi sono alzata 5 minuti dalla scrivania dicendomi, basta, e poi mette il suo nome, diciamo che si chiama Francesca. Basta Francesca, smettila di accanirti. Non è così, non è così che funziona. Tornata davanti al PC, l'illuminazione. Ah, e se facessi così? Boom, andata. Problema risolto, programma sbloccato, wow! Francesca in quel momento fuori, avevo la finestra del mio studio aperta, sentite cosa è successo? Ho sentito un uomo che cantava a squarciagola la canzone di Michael Jackson, You Are Not Alone, I'm Here With You. Tu non sei solo, io sono con te. E qualche altra parola farfugliata in inglese. Incredula mi sono alzata per vedere chi fosse. Intanto continuava a cantare. You are not alone. I'm here with you. Tu non sei solo, io sono con te, significa in inglese. Arrivata alla finestra ho aperto, mi sono affacciata e non c'era nessuno. Francesca, credimi, mi sono messa a piangere, ridevo e piangevo, piangevo e ridevo e le dicevo sì, lo so che ci sei, ti sento, c'è. Quel passante che stava cantando, che lei quando si è affacciata non ha più visto, che cantava tu non sei sola, io sono qui con te, parlava l'anima, il sé superiore. Una sensazione di gioia che non si può spiegare. Ho sentito dentro l'espansione, poi sono andata a prendere la macchina in concessionaria dopo la revisione. Mi chiama la proprietaria e con un'aria serissima mi dice oggi sei stata sorteggiata come la cliente del mese e mi hanno regalato uno smart box. Vedete quando viaggiate alto, arrivano doni, 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 doni. Francesca, io nella mia vita non ho mai vinto nulla, ho sempre sudato 7 camicie per ottenere quello che ho oggi. Quel regalo, anche se piccolo, è stato come una manna, non per il valore in sé, ma per il significato profondo che implica. Oggi quindi solo abbondanza. Perché? Perché forse per la prima volta veramente ho sentito il mio sé superiore dentro di me, in tutte le mie cellule. Ho sentito la luce, Francesca. Anima si è manifestata in tutta la sua immensità ed è meraviglioso, stupendo. Ecco, io so ora più che mai che affidarsi a lei, all'anima, senza se e senza ma, ci porta all'amore incondizionato verso la vita e verso di te. E fai magie, sempre. Questa è una delle tante che mi stanno succedendo in questo ultimo periodo. Io sono ancora emozionata mentre ti scrivo. Io oggi, dopo tantissimo tempo, sono felice perché lei è me e io sono lei. E insieme a lei tutto fluisce veramente, proprio come vi ho detto prima. Vi parlate dallo stesso piano. Io, Francesca, non smetterò mai, mai di ringraziarti e di benedirti, anima immensa. Il tuo amore aiuta e sostiene migliaia di persone che, perse nel buio più profondo degli inferi dell'ego, ritrovano se stessi e ritrovano la luce di Dio. Grazie, 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 con immenso amore e gratitudine. Ma io, amore, ti faccio un applauso enorme! Grazie a tutte noi, vedete che siamo un organismo unico, vedete come la nostra sorella ha iniziato a vivere con gli dèi. E lo stiamo iniziando a fare tutti, vivere con gli dèi. E la vita è un posto meraviglioso. Io non so cos'altro dire, mi sento un amore inarrestabile. Ed è questo che mi porta quotidianamente a fare quello che faccio, il mio mestiere, la mia missione, la mia vocazione. Come vi ho detto anche qualche giorno fa, trova una buona ragione per morire e avrai una grande ragione per vivere. E allora voi siete la mia gioia di vivere, quello che mi dà il motore interno,
è passionale, è viscerale, è, è amore, è amore. Quindi basta, se no mi commuovo ancora. Detto questo, tu stai riprendendo? Sì. Detto questo, ragazze mie e ragazzi, partiamo. Vediamo i nostri beniamini come si comportano in questa settimana. Il nostro maschione, la nostra signorina, energie di lui lei, che sono archetipi che devono cooperare tra loro, intuizione, azione, in questo fantastico mondo della vita. Allora, partiamo subito, iniziamo col nostro. Io leggerò energia maschile e energia femminile, va bene? Sono energie che ti puoi ritrovare durante la settimana non solo nelle relazioni d'amore, anche di lavoro. Io leggo energia maschile e femminile e poi tu ti lasci ispirare. Allora, vediamo un po' il nostro maschione come sta in questa settimana. Allora, energia attuale del nostro lui nei confronti della lei, o energia attuale del maschile di lui a seconda della carta che esce. Energia attuale di lui, energia attuale. Ah, qua c'è la regina di coppe. Io vedo lui che sta fluendo con le sue emozioni. Qua abbiamo anche un lui anche innamorato di una lei. Se non c'è nessuna lei, vedo un lui che fluisce alle proprie emozioni, soprattutto fluisce alla sua parte femminile. Quindi abbiamo un maschile che fluisce alla sua parte femminile, energia attuale, si lascia guidare dalle proprie emozioni, è molto in contatto con la sua parte profonda, l'anima, non ha paura delle sue emozioni, energia attuale è proprio un fluire. E poi se abbiamo una lei, se lui ha una lei nel cuore, qua c'è proprio lei come energia attuale. Può essere energia di cancro, pesci, scorpione, o al di là del segno, vedo che lui ha una persona nel cuore, una persona a cui lui si affida in qualità di suo sé superiore, di sua sposa celeste, che sta lavorando dentro le sue emozioni. Ok, qua abbiamo la regina dei denari. Abbiamo due regine qua, allora si può leggere a vari livelli, comunque adesso non voglio pronunciarmi di troppo, altrimenti voglio vedere prima le altre carte. Qua abbiamo un'energia maschile che si lascia fluire alle sue emozioni, che è paziente, che è molto, come dire, consapevole del fatto che ciò che deve arrivare con la giusta fluidità delle emozioni. Vedo una persona molto paziente qua. Ci possono essere anche due donne qui, però lo voglio vedere dopo, non voglio azzardare a dire niente. Però vedo una persona, un lui che fluisce alle sue emozioni attualmente. Vediamo i pensieri di lui nei confronti di lei quali sono. Sette di coppe. Può essere che lui è un po' distratto attualmente, mi dice che si lascia fluire le sue emozioni e questo lasciarsi fluire le sue emozioni lo porta anche a immaginare tante cose da fare, dove investire la propria energia. Il sette di coppe mi parla sia di un po' di confusione perché ci sono tante cose che prendono la sua mente, sia di un'energia che fluisce su più ambiti della sua vita. Tant'è che l'energia che fluisce in più ambiti della sua vita si pone la domanda come approcciare a tutti questi ambiti con cui vuole avere a che fare. Ok, mi può parlare di una persona che ha delle opzioni, sì, che sta cercando di fluire le proprie emozioni per capire quale opzione scegliere della sua vita. L'eremita mi parla di una persona che è molto introspettiva, vedo una persona che fluisce più che agire in questo momento. Vediamo cosa ha nel cuore lui o cosa prova per lei. Vediamo cosa ha nel cuore lui. Infatti c'è la luna, allora qua io lo vedo tutto emozionato. Allora, qua prima di tutto partiamo dal presupposto che se lui ha una persona di interesse, qua vediamo che c'è come energia attuale questa persona di interesse, però allo stesso tempo ha un'energia di paure, di paure nei confronti di questa persona. Vedo un lui che ha a che fare con le proprie paure più profonde, che attualmente l'energia è avere a che fare con le paure più profonde che una persona gli scaturisce all'interno in qualità di dei, divinità, forze. Qua come prima carta abbiamo un femminile che scaturisce in un maschile,
un'energia di profonda introspezione. Tale profonda introspezione sta portando ad avere un contatto profondissimo con le sue emozioni più profonde. Lui ha paura di questa profondità entro la quale questa lei lo sta facendo scendere. Però allo stesso tempo deve averne a che fare, perché il suo cuore c'è la luna, è come se ti dicesse il tuo intuito: ti prego, abbracciami, ti dice la forza anche di una dolce tristezza, di una dolce malinconia. Io qua vedo un lui che ha dolce tristezza, dolce malinconia, e un po' ne ha paura di questa cosa rispetto a lei. È come se si dovesse affidare a queste emozioni che lo rendono un po' confuso mentalmente, tant'è che la mente si confonde quando il cuore si accende. Qua abbiamo la luna nel cuore, che mi parla di uno stato emozionalmente profondo e mentalmente confusionario, proprio perché la mente deve essere distrutta, deve essere messa al palo quando l'anima, la luna, la notte, il regno di Ade ti viene a trovare. Qua abbiamo un lui molto femminile, un lui molto femminile. Ok. Qua abbiamo il 6 di bastoni, vuole uscirsene dalle difficoltà inerenti alla paura di sentire. Abbiamo lui che vuole iniziare a sentire profondamente le proprie emozioni, allo stesso tempo vuole uscirne vittorioso, 6 di bastoni, da questo sentire profondamente la sua anima. Abbiamo lui in contatto con la sua anima in modo profondissimo. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei rispetto alla connessione, alla situazione. 6 di spade, ci può essere una distanza attualmente, o geografica o fisica, oppure non c'è avanzamento. Quindi il blocco è che non c'è avanzamento in questo momento, è tutto fermo. 2 di bastoni, non c'è avanzamento, è un po' confuso su che scelta fare, non c'è avanzamento perché sta emozionalmente lavorando. Vediamo da questa parte qual è l'energia di lei. Allora, mi sta arrivando fortissimo, lo devo dire subito, se no poi lo perdo. Il lui-lei a un altro livello, come lo leggiamo qua? Qua abbiamo il maschile, in questa settimana, che farà un viaggio ctonio, che significa nelle profondità del regno di Ade, come vi insegno sempre, per recuperare il senso femminile, la madre. Tutto ciò che da piccolo sta pensando molto ai ricordi da bambino e alle situazioni inerenti alla madre, va bene? Questa settimana ci sarà il maschile che sentirà la madre cosmica, la madre terra, che si è manifestata a lui sotto forma di madre biologica. Allora farà i conti con quelle emozioni che la madre biologica gli ha suscitato. E quindi c'è un grandissimo lavoro interiore che sta facendo il maschile, già adesso, perché energia del presente è qua sopra, poi vediamo che fa con questa elaborazione. Questo può portare il maschile ad avere delle opzioni con altre persone o non saper decidersi, proprio perché non può decidere. Cioè, la decisione avviene una volta elaborato il tutto, elaborato non a livello razionale. Cioè l'anima gli sta facendo immaginare cose. Allora sappiamo che il potere delle immagini è quello che cura. Allora la sua mente immagina delle cose e lui le lascia fluire queste cose, le accoglie con la regina di coppe e fa sì che l'anima gli continui a parlare. Quindi tra una lui e una lei ci può essere una distanza che sta provocando questo, sia geografica o fisica, e quindi non c'è avanzamento in questo momento, non c'è stato in questa settimana precedente. Ok, vediamo da questa parte. Allora, l'energia attuale del femminile qual è? Siccome vige sempre la legge l'eterno ritorno dell'uguale, qua abbiamo maschili che hanno percepito un senso di abbandono da parte della mamma. Questo l'abbiamo percepito tutti, percepiamo il senso dell'abbandono, perché quando noi abbiamo gli attori della nostra scena che mettono in scena appunto il nostro padre biologico, la nostra madre biologica, è sempre espressione del divino. Quindi quello che noi percepiamo non è l'abbandono madre, padre, fidanzato, compagna, marito, moglie, no. L'abbandono primevo è l'abbandono del paradiso delle origini,
che noi dobbiamo riscoprire togliendoci i veli dell'illusione della mente. Perché Madre Terra o il Padre Celeste sono sempre qui. È come il viaggio di amore psiche che alla fine ritrova amore coscientemente. Vediamo energia attuale del femminile. Qua abbiamo un 6 di spade, abbiamo un femminile che si è, energia attuale del femminile, il 6 di spade mi parla di un femminile che si è allontanata da qualcuno o si sta allontanando da qualcuno o c'è 6 di spade, 6 di spade. È possibile che un femminile sia allontanata da un maschile, il maschile questa cosa l'ha bloccato o nel senso l'ha bloccato a livello di fare, ma lo sta facendo agire all'interno. C'è un femminile che se n'è andato da un maschile e questo sta lavorando al suo interno. Oppure come energia femminile mi parla proprio di una distanza, di una allontanarsi da difficoltà, qualsiasi esse siano, come energia presente, allontanarsi dai dubbi mentali, dalle tensioni mentali, perché il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, che sono tensioni e malestare, quindi c'è un avanzamento. Vediamo i pensieri del femminile nei confronti del maschile e i pensieri del femminile quali sono. Qua c'è un 2 di spade, c'è un po' un non saper cosa pensare rispetto a un lui o rispetto all'amore. Abbiamo o c'è amicizia tra un lui e una lei, e va piano piano la cosa, oppure una situazione di dubbi mentali, 2 di spade non saper cosa pensare, no? Vedi il 2 di spade, 2 di bastoni, 2 e 2 sono la dualità. Vediamo da lei come energia attuale che esce da una situazione di malestare, però allo stesso tempo ci sono un po' di dubbi nella mente. Vediamo cosa prova lei per lui o cosa ha lei nel cuore. 4 di coppe, c'è insoddisfazione, non le va di uscire, non le va di aprirsi, non sa bene perché sta lavorando su se stessa anche la lei. C'è un po' di malestare da un punto di vista emozionale. Il 4 di coppe nel cuore mi parla di una lei che rifiuta un incontro, rifiuta di aprirsi o rifiuta di uscire in questo momento. Vuole uscire da questa situazione di malestare, però non sa bene come fare ancora. C'è un processo in atto. O c'è un'insoddisfazione emozionale nei confronti di comportamenti di lui o rispetto a un lui. Oppure semplicemente insoddisfazione emozionale. Qua c'è il matto, vorrebbe lasciarsi andare alla vita, vorrebbe, però c'è ancora un po' di malestare. Oppure insoddisfatta per dei comportamenti di lui di vai e vieni che ha fatto un po' il matto e non sa cosa pensare. Vediamo qual è il blocco di lei nei confronti di lui o nei confronti di una connessione. 7 di spade, qua ci sono bugie, menzogne oppure comportamenti evitativi. Io credo che lei stia evitando di parlare a qualcuno, non le va, non ha voglia, oppure non sa cosa pensare di alcuni comportamenti evitativi di qualcuno, non si fida molto. Qua abbiamo di nuovo la luna. Guardate, sono energie simili, ragazze, ragazzi. Qua c'è un po' di mancanza di fiducia. Un po' di mancanza di fiducia, però c'è uno stretto contatto con la propria anima e quindi c'è un processo in atto qua, vedo. 7 di spade mi parla di menzogne, di bugie, di comportamenti evitativi. Questo può essere il fatto che lei si sia allontanata da lui o stia evitando un lui o stia evitando l'amore o aprirsi all'altro, perché c'è il 4 di coppe, mi parla di una lei non predisposta tanto all'apertura al confronto. Ok, abbiamo visto l'energia interna, vediamo in questa settimana dal 1° al 7 luglio cosa accade. Vediamo, allora, le intenzioni di lui in questa settimana nei confronti di lei, quali sono le intenzioni? Sei di bastoni, qua lui ha l'intenzione di riprendere in mano la situazione, ma non solo con lei, è possibile che lui decida di prendere in mano una situazione e uscirne vittorioso. Il 6 di bastoni è un'energia molto autonoma, di orgoglio, di fierezza personale, che diciamo che a volte c'è un orgoglio proprio qua col 6 di bastoni e il Papa, sì, ok, ho capito. Allora, qua c'è un lui amareggiato, alcuni di lui sono amareggiati.
amareggiati per dei comportamenti anche di lei, ma sappiamo che non sono mai comportamenti di lei, sono comportamenti, sono anche reazioni che vengono dall'infanzia. Comunque, non mi metto a fare un podcast adesso. E qua c'è lui che con orgoglio riprende i suoi obiettivi, le sue credenze e vuole sistemare la sua vita. Qua non vedo ancora, adesso andiamo a vedere nelle azioni, però c'è un lui che riprende orgoglio, riprende vigore rispetto a una lei che percepisce che non si è comportata proprio bene, ma che lui ama, però ha paura di questo amore. È come se un lui da vittima diventa mago. Quindi se di bastoni mi parla di una ripresa sua, un orgoglio personale con il Papa, integrando la lezione spirituale inerente a una lei, oppure al femminile. Vediamo in cosa mi parla il 6 di bastoni, perché devo chiarirlo necessariamente. Le intenzioni di lui nei confronti di lei quali sono? Ah, vabbè, ok, c'è anche il Cavaliere di Coppe, perché se non fossero uscite carte d'amore nei confronti dell'altra persona, vi avrei detto che qua c'è un lui che è stanco di subire delle questioni da parte di lei, perché c'era un lui amareggiato e vuole voltarle le spalle. Non è assolutamente così, perché c'è il Cavaliere di Coppe che mi dice che qua lui ha intenzione di avere successo non solo con se stesso, ma di avere il coraggio di avanzare nell'amore, di avanzare nei confronti di lei. Cavaliere di Coppe mi parla di un movimento d'amore. Ok. Vediamo quali sono le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. 5 di denari. Qua c'è un lui che nelle azioni c'è il 5 di denari. Mi parla di un lui che si sente molto solo, molto perso. È come se inizialmente non facesse azioni anche se le vuole fare, perché qua c'è una situazione emozionale pesante che sta elaborando. 5 di denari. 2 di spade, vedi, non sa che azioni fare, vuole vincere con se stesso, vincere anche le paure che ha nei confronti di lei e allo stesso tempo farsi avanti, ma non sa bene come. Vediamo qual è l'energia finale di lui nei confronti di lei in questa settimana. Ah, 3 di spade, sta male, 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 male. Non so se farà azioni in questa settimana di grande esploit, però qua c'è un lui che ha imparato ad amare. Te l'ho detto già con queste prime 3 carte. Ha imparato a, perché, come vi insegno sempre, ha imparato a darsi alle proprie emozioni, perché abbiamo la luna nel cuore, 7 di coppe, regina di coppe, tutto emozionale. Lui ha imparato a darsi alle proprie emozioni. Diciamo che nelle sue azioni in 5 denari ti dico questa cosa che è straordinaria. Lui imparerà e farà azioni di darsi. Lui si darà alla propria mancanza, a quello che sente che gli manca. La dea della mancanza, lui si darà alla dea della mancanza, elaborando una ferita familiare che ha riproposto nelle relazioni. Quindi come azioni lui si darà alla propria mancanza, alla dea della mancanza, alla dea della tristezza. E per fare cosa? Per acquisirne la forza e avere anche nel rapporto con l'altra persona, con lei, vittoria e successo amoroso. Non lo so se lo fa in questa settimana. Adesso lo chiariamo con i mini tarocchi, però le intenzioni sono quelle proprio di darsi alle proprie emozioni, quelle più profonde di cui ha paura, e lo farà o coscientemente, se sono dei lui che sono in un percorso spirituale importante, o lo farà a livello inconscio perché la vita ti chiama a farlo. È molto commovente la stesa di lui, ve lo dico, è molto 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 commovente, bellissima. Vediamo da questa parte. Allora, tra l'altro siamo nella tappa del cancro, abbiamo la luna qua proprio, cioè è questa la tappa del cancro in cui ci si mette a contatto, a confronto con le proprie emozioni più profonde. Vediamo quali sono le intenzioni di lei nei confronti di lui. La papessa, lei sta lavorando su se stessa fortissimo,
lei sta lavorando su se stessa con la papessa nelle intenzioni, mi dice che non sa bene ancora cosa fare nei confronti dell'apertura nei confronti dell'altra persona, e soprattutto le sue intenzioni con la papessa mi dicono: lei ha assolutamente intenzione di lavorare con la legge spirituale, accogliere le sue sensazioni, le sue emozioni, affinché possa fare un giusto lavoro introspettivo. Sì, è più un lavoro introspettivo, papessa, e qua c'è il cavaliere di coppe. Lei vuole darsi, cavaliere di coppe, darsi alle proprie emozioni interne, papessa. Come vedete, la nostra scuola iniziatica, per tutte le ragazze nuove, studiate i video dei podcast, ragazze, soprattutto iniziate Magia Pratica 1, 2 e 3, così capite ancora meglio questa lettura. Perché questa è la verità delle cose, al di là che, no, di quello che poi vai a fare. Questa è la verità delle cose. Lei si darà le proprie emozioni, ha questa intenzione. E quali sono le azioni che lei farà nei confronti di lui? 8 di denari. No, verso di lui... Allora, mo ti dico una cosa, qua io la vedo come azioni, l'8 di denari la vedo concentrata sul suo lavoro, le sue attività, ciò che la preme di più, evitando lui, evitando una condivisione. Nelle sue azioni qua io vedo questa una settimana di grande poesia, perché si parleranno sui corpi sottili. Allora, nelle sue azioni l'8 di denari, lei con l'8 di denari lavorerà su che cosa? L'8 di denari è impegno, lavoro sulle proprie emozioni, dedicandosi anche al suo lavoro, che vedrà i primi frutti di una grande maestria spirituale. Fortissimo. Regina di spade, sì, la vedo concentrata sul suo lavoro e sulle sue emozioni. Vediamo l'energia finale di lei nei confronti di lui. Sì, qua c'è la forza. Qua c'è la forza, mi parla di un'energia in cui lei avrà il coraggio di darsi alle proprie emozioni, anche lei, di lavorare sia nelle sue emozioni che proprio lavoro pratico. Questa è la stessa che mi dice che lei troverà il coraggio di uscire fuori da gabbie mentali in questa settimana, di non evitare le proprie emozioni, affinché lei possa non evitare anche l'altro. Quindi io qua vedo coraggio, determinazione, andare incontro a degli obiettivi che hanno a che fare con la propria maestria, la papessa, tutto ciò che ti prefiggi come tua maestria è quello, cioè la maestria è il lavoro spirituale. Però io qua vedo una lei anche con le intenzioni in questa settimana di evitare l'altro, ma più che altro lavorare dentro per poi avere una buona uscita fuori. Questo vedo. E da questa parte c'è molta poesia, molta commozione. Vedo il femminile con una grande maestria, vedo il maschile che si dà in modo devoto alle proprie emozioni. Sì. Qua c'è la temperanza, vedi, lei guarisce in questa settimana. C'è anche la volontà di recuperare attraverso un buon dialogo una connessione con qualcuno. Sì, vediamo un po' l'energia finale con la forza. La luna di nuovo, lei avrà il coraggio di sentire le sue emozioni, sono energie uguali, simili. Lei avrà il coraggio di sentire le sue emozioni, tutto ciò che le fa paura, magari le scappa da una connessione, e piuttosto che distrarsi, lei ha il coraggio, la forza di mettersi in contatto con le proprie emozioni che le suscita questo scappare da una connessione o scappare da un'emozione. Lei avrà il coraggio di sentire le emozioni e si erge a papessa, cioè la grande maestra. Guardate la luna è proprio la tappa del cancro, Siamo proprio adesso, questa è la settimana in cui... Allora, questa è una settimana di grande poesia. Ovviamente qua questa è energia maschile, questa è energia femminile, no? Per chi si vede, per chi ha una persona di interesse, non è che non ci sono azioni. Ci sono azioni di grande poesia. Piccoli gesti di poesia. Vedo una lei risoluta a voler parlare da una prospettiva di ampio raggio, lavorando sulle sue emozioni e quindi facendo anche azioni che sono azioni di coraggio. Anche lei avrà il coraggio di affrontare le sue paure con un lui. E lui vedo un'energia di grande poesia. Qua c'è come se fosse un poeta, qua, no? Quel dolore struggente che ti porta col 6 di bastoni e il cavallo di coppe, a darti a questo grande dolore per poi creare un'opera straordinaria. Come tutti i grandi poeti, i grandi artisti, quando si davano
al dolore, pensate a Dante e Beatrice, pensate a tutti i grandi che hanno avuto un grande amore e il grande dolore ha creato grandi opere. Da questa parte c'è molta commozione, sì. Lui creerà una grande opera in questa settimana, un uomo nuovo, un individuo che vive con gli dèi, non ha paura delle proprie emozioni. Molto commovente questa stesa, eh? Ok, però adesso facciamoci le specifiche, così vediamo cosa ci aggiungono o cosa ci confermano, ok? Ma prima devo mangiarmi un biscottino, ragazzi, non ci sto vedendo più niente. Arrivo subito, eh. Allora, ragazzi, mi sono rifocillata un attimo. Allora, partiamo con le specifiche. Energia maschile. Allora, andiamo a vedere perché c'è la regina di coppe come energia attuale del maschile nei confronti del femminile. Allora, energia attuale del maschile nei confronti del femminile, regina di coppe. Re di spade. Lui sta pensando molto a una lei con la quale c'è silenzio probabilmente. Re di spade mi parla di una persona molto seria che sta cercando di chiarirsi le idee. Cioè seria nel senso che cosa devo fare rispetto a lei. Re di spade mi parla di una persona che sta cercando di avere una mente chiara e lucida su di lei. Chiaro? Sì. Probabilmente c'è silenzio, ma questo silenzio gli sta generando la distanza che vedevamo qua. O silenzio, distacco, gli sta generando una profonda crisi emozionale, che è funzionale, no? Vediamo i pensieri di lui nei confronti di lei, 7 di coppe, 8 di coppe, 7, 8. Qua c'è un miscuglio di emozioni. Sta pensando se, che faccio? Volto le spalle oppure no? Volto le spalle oppure no? Ci sono alcuni lui che in questo momento emozionalmente stanno pensando di chiudere oppure no, chiudere oppure no. Poi alla fine vediamo che non è così. Cioè, che faccio? Volto le spalle perché stanno vivendo un dramma. Il dramma, però, il dramma è inteso come veniva inteso nelle commedie greche, no? Il pathos, il dramma era il pathos, quindi un profondo sentire stanno vivendo. Vogliono fare un cambio. Qua c'è il re di bastoni, vogliono agire e fare un cambio. Vediamo cosa prova lui per lei, la luna. Cavaliere di spade. C'è un po' di corazza sul cuore, proprio perché stanno avendo un'energia molto introspettiva. Eh sì, qua è molto forte questa stesa di questa settimana, te l'ho detto, caspita. 6 di spade, vediamo. 6 di spade al blocco, qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Il 4 di bastoni, la mancanza di stabilità. Non si avanza per una stabilità, non c'è avanzamento per una stabilità. O un incontro, non c'è avanzamento per un incontro o mancanza di stabilità. Vediamo quali sono le intenzioni di lui nei confronti di lei con il 6 di bastoni e il cavaliere di coppe. Vedi? 3 di denari. Allora, è un po' in antitesi, no? Il 3 di denari mi parla di cooperazione, volersi intendere. Lui vuole avere successo nell'intendersi con lei. Qua stanno pensando, che faccio? Volto le spalle? No, non ce la faccio. Qua c'ho l'emozione che mi tira, non voglio voltare le spalle a questa emozione. E quindi cosa faccio? Voglio la stabilità con lei, c'è distanza. Voglio cooperare nelle intenzioni, alla fine vuole cooperare col 3 di denari. Vediamo le azioni che farà, 5 di denari, le azioni che farà. Vedi gli amanti. Qua c'è un lui che si sente perso senza l'amore. Le energie maschili si sentono perse senza l'amore, senza il vero amore. Qual è il vero amore? Quello dove tu ti dai. Prima ti inizi a dare, come ci istruiamo nella nostra scuola iniziatica, prima ti dai alle tue emozioni e lui si sta dando, o consciamente o inconsciamente, alle proprie emozioni. E poi gli amanti puoi fare la scelta di non sentirti più privo d'amore quando ti dai alle tue emozioni e poi le tue emozioni ti riempiono. Tant'è che lui in questa settimana si darà al senso di perdita
si darà alla dolce tristezza, alla dolce malinconia provocata dall'amore, un po' come il mito di amore psiche, no? Lui sta vivendo in pieno il mito di amore psiche e questo lo porterà a fare una scelta d'amore. Vediamo che tipo di scelta, vediamo il 3 di spade, energia finale di lui nei confronti di lei. Vedi 4 di coppe, 3 di bastoni. Wow, il re di bastoni. Alla fine risorge, non credo sia subito in questa settimana. Allora, tutta questa situazione emozionalmente molto, molto, non voglio dire la parola sbagliata, difficile, però è una situazione emozionalmente molto difficile, ok. Lo porterà alla fine di questa elaborazione, che le intenzioni sono quelle di recuperare il rapporto oppure di collaborare con lei, avanzare nell'amore, però adesso non ce la fa col 4 di coppe e non ha energia vitale, re di bastoni, che gli arriverà alla fine. Gli arriverà alla fine. Gli arriverà alla fine questa energia di re di bastoni dove lui ha incamerato tutte le sue emozioni, piuttosto che essere freddo sulle proprie emozioni, dovrà confrontarsi con esse e poi prendere l'energia vitale che gli servirà per agire. Re di bastoni. Guarda la stella. C'è la sanazione qua di queste dinamiche qui, verso la sua stella, verso l'amore, verso la realizzazione dell'amore incondizionato, verso il darsi. Sì. Wow, molto profondo e poetica questa. Vediamo un po' da quest'altra parte. Energia attuale di lei nei confronti di lui con il 6 di spade. Energia attuale di lei nei confronti di lui, 6 di spade. Re di coppe, lei si è allontanata da questo re di coppe qua, o lei in questo momento esatto, energie femminili hanno una distanza o si sono allontanate loro, o c'è distanza, vogliono uscire fuori dalle difficoltà con questo re di coppe qui, o si sono allontanate o c'è distanza o comunque sia loro vogliono, non sanno cosa pensare di questo re di coppe qua. Paggio di spade, vedi, lo osservano, non si fidano tanto. Vediamo il 2 di spade, cosa pensa lei di lui, cosa pensa il femminile del maschile. Guarda, 3 di denari, anche lei vuole cooperare. E sì, ragazze e ragazzi, state vivendo una cosa emozionale, capito? Che poi ti porta ad avere la forza nelle azioni di manifestare l'elaborato svolto. Vediamo cosa prova lei per lui con il 4 di coppe. Qua c'è il Papa. Alcuni di lui sono impegnati, alcune di lei sono impegnate o hanno delle responsabilità, uno o l'altro, però il Papa mi parla dell'integrazione della lezione spirituale che lei avrà in questa settimana dovuta a una demotivazione che gli viene dalla fuga dall'amore. Cosa vuol dire con questo? Allora, ci sono delle lei che vogliono Papa e Papessa abbiamo qui, qua c'è una connessione spirituale che sta lavorando dentro la lei e loro lo sanno. La connessione spirituale che lavora all'interno delle lei ha a che fare con varie emozioni. Questa connessione spirituale che loro stanno avendo con il loro sé superiore che si è incarnato in una persona in qualità di avatar, come vi spiego in tutti i video, la porterà ad avere il coraggio di sentire le proprie emozioni e non averne più paura. Papa e papessa, connessione spirituale molto forte che serve a ricongiungere gli opposti. Vediamo questo 7 di spade al blocco. Qual è il blocco di lei nei confronti di lui, nei confronti della situazione? 2 di spade, allora non sa cosa pensare, non sa cosa fare, nel frattempo evita di relazionarsi con l'altro, fino a quando non lo saprà. Le intenzioni con la papessa, l'eremita, andarci cauta, guardare il viaggio introspettivo, guardate che carta di introspezione, papessa, eremita, le intenzioni di lei sono quelle di andarci cauta con lui, ma soprattutto guardare le sue emozioni, quello che lui le innesca a livello emozionale e piano piano procedere. 8 di denari, le azioni che farà lei nei confronti di lui. Asso di bastoni, metterà tutta l'energia elaborata da questa connessione nel suo lavoro, nella sua pratica. Allo stesso tempo vuole far funzionare, qua abbiamo la morte, anche le cose con lui in questa elaborazione, grazie a questa elaborazione. Energia finale di lei nei confronti di lui con la forza e la luna. Cavallo di bastoni, sì, chiaro. 3 di spade. E l'imperatore. Qua lei avrà il coraggio di connettersi alle proprie emozioni relative
ha un istinto che le arriva da dentro per superare limiti e confini della sua mente razionale, l'imperatore. Due altre, il 10 di coppe, wow, wow, 10 di denari, addirittura, che salto, 10 di spade, 10 di coppe, 10 di denari, 10 di spade, 9 di coppe. Lei, sai che fa questa settimana? Supera l'ego, l'egoismo. È come se lei perdesse l'identità. Cioè, allora vi spiego, perdere l'ego, come vi ho spiegato, dissolvere l'ego nel video Magia Pratica 3, la dissoluzione dell'io, no? Che devi sentirti in triliardi di atomi con gli spiriti che ti circondano. Cosa la porta questo? A dissolvere l'io, a perdere l'identità. Bisogna perdere l'identità, che è il senso dell'io. Solo quando perdi l'identità puoi ritrovare te stessa. Perché tu sei Dio, tu sei Lui, tu sei Lui, tu sei Lui. E quindi lei parlerà con le proprie emozioni, parlerà, come vi ho detto nell'intro del video, di questo video di lui, lei, con lo spirito della sua persona di interesse, se c'è, oppure con lo spirito, con il suo sé superiore. Questo la porterà a fare il viaggio dentro di sé e a fare i passi giusti che le daranno l'impulso, asso di bastoni, nel far funzionare le cose come devono essere secondo la sua maestria, tant'è che supera i limiti della mente razionale. E il 10 di coppe e il 10 di denari mi parlano del darsi completamente a una gioia incommensurabile. Questo processo avverrà in questa settimana, per molti di voi sta già avvenendo. Quindi qua abbiamo dei lui che, se li sentite amareggiati, se li sentite, lasciate fare, tanto vedo che già lo lasciate fare qua. Perché anche voi state attraversando cose uguali, diverse e complementari. Ricordiamo sempre, distinti ma non separati dall'altro. Distinti ma non separati. Invece quello che ci vuole far credere la nostra mente razionale è che siamo distinti e separati. No, siamo distinti e non separati. Quindi ragazze mie, qua è una settimana veramente di grande poesia e commozione. Vediamo i nostri oracoli, lui e lei, cosa ci raccontano, che adesso proprio queste spareranno, ci faranno ancora di più commuovere. Vediamo un po', 3 carte per lui. La verità di lui nei confronti di lei: sto tornando da te, è uscita da sola. Sto tornando da te. Ok. E beh, l'abbiamo visto qua, dalla situazione di silenzio, no conta, o situazione emozionalmente distante. Sto tornando da te, intesa anche a livello emozionale. Si sta avvicinando alle sue emozioni, quindi torna. Ok. Cos'altro sente lui per lei o cosa le dirà? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. Le sue emozioni sono più forti del mentale re di spade, perché le emozioni non le puoi controllare. Le emozioni sono dei, spiriti, divinità, dee. Non possono essere controllate dal piccolo ego che è un granello è un burattino di credenze. Ok. Cos'altro le dirà lui a lei? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se lo vedete sicuro di se stesso, che maschera di spade le proprie emozioni, è solo apparenza. L'abbiamo visto dalle carte che servono a vedere proprio qual è la verità del maschile. La mia è solo apparenza, abbiamo visto cosa sta passando, cosa sta attraversando qua. Ok. Voglio metterne una sul femminile adesso, rispetto al femminile nelle azioni. A cosa sono conformi le azioni del femminile? Nelle parole e nelle azioni, nei fatti, a cosa sono conformi le azioni del femminile nei confronti del maschile? Sono pazzo di te. Le azioni del femminile, qua c'è un femminile che è pazzo di un maschile o di un'altra persona. Questo sono pazzo di te è l'energia che le arriverà facendo il lavoro sulle emozioni, 10 di coppe, 10 di denari. Su quale aspetto ha lavorato il femminile per dire sono pazzo di te? Tempo e la pazienza. Ha avuto tempo, ha avuto pazienza con le sue emozioni. Questo l'ha portato a dire sono pazzo di te, cioè sono pazzo di questa condivisione. Ha avuto tempo, ha avuto pazienza, ok, wow. Là là, tempo e pazienza, sì. Voglio mettere subito l'aspetto
di queste prima. Il maschile nei confronti del femminile. Amore geloso, c'è un maschile molto geloso qua, un maschile molto geloso. Vediamo il femminile nei confronti del maschile. Re Artù, lei vuole un uomo di spessore. Re Artù vuole un uomo di spessore. Chi è Re Artù? Non è un paggio, non è un cavaliere, è un re. Il re chi è? Colui che non voglio dire domina le proprie emozioni, perché qua la parola dominare viene proprio dalla mente razionale, no? Re Artù è colui che integra le sue emozioni, è una persona consapevole delle proprie emozioni ed ha una adultità animica, ecco, lei vuole l'uomo che ha una adultità animica. E questo è quello che si manifesterà nel processo in questa settimana, una persona che ha una adultità animica, proprio perché lei ha un'adultità animica. Ok. Adesso voglio vedere qual è l'archetipo che lui integra attraverso tutto questo processo in questa settimana e lo mostrerà a lei. L'esorcista, wow, mamma mia! Purificazione delle energie mentali negative e sentire le proprie emozioni. Qua c'è uno sciamano, ragazzi, E qua libera se stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Si libera dagli impulsi distruttivi e abbiamo visto che elaborazione avrà in questa settimana. Vediamo qual è l'archetipo che integra lei affrontando le paure con coraggio. Il giocatore. Volontà di seguire la sua intuizione, incluso quando gli altri dubitano di te. Quindi lei seguirà la sua intuizione, c'è papessa, c'è eremita, c'è papa, quindi voglio dire, c'è grande intuizione, grande maestria. Seguirà la sua intuizione anche quando gli altri dubitano di te. Il primo che dubita che segui la tua intuizione è la tua razionalità. Ok? Ecco perché questo è il senso proprio, segue l'intuito, la razionalità la mette al bando, ok? E farete molta pratica con le vostre emozioni in questa settimana. Vediamo qual è l'archetipo che lui integra con l'esorcista a livello della dea. Qual è la dea che lo va a trovare? Qual è la dea principale? La quiete. La quiete, tempo e pazienza. Lui troverà la quiete dalla tempesta della mente. Sette di coppe, confusione, ansietà. Lui troverà la quiete e purificherà se stesso i comportamenti distruttivi, che sono quelli di dare retta alla razionalità. Qual è l'archetipo che integra lei, seguendo la sua intuizione? L'archetipo, qual è la dea che la viene a trovare? L'illusione. Incredibile, l'illusione della razionalità, il velo di Maya. Quante volte parliamo del velo di Maya? Lei seguirà la sua intuizione a discapito della mente razionale che le fa vedere l'illusione di tutto ciò che non è. Cioè proprio si parlano in modo stratosferico le carte. Vediamo un po' qual è l'approccio sciamanico con questo esorcista. Su di lui, una carta su di lui, una carta su di lui. L'albero della vita, la compassione. La compassione, l'albero della vita mi dice che lui sentirà radici profonde e rami altissimi. Cioè sentirà il contatto con la terra e il contatto col cielo. Bellissimo. Ti ho detto è commovente e poetica questa stesa. Vediamo l'archetipo di lei con lo sciamano. Il mago della pioggia. Wow, lei fertilizzerà il terreno della sua anima avendo il coraggio di sentire le emozioni. Bellissimo. Il mago della pioggia. Lei qua c'è una lei che balla una danza tribale. Lei ballerà. Lei si dedicherà alle emozioni, farà la cerimonia sacra come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 2 e lei, la pioggia cos'è? La pioggia è ciò che nutre la terra e lei fertilizzerà il terreno della sua anima. Come vi ho spiegato nel video invece Magia Pratica 3.
le emozioni sono e la devozione alle proprie emozioni sono nutrimento per l'anima, come il pane, come gli alimenti sono nutrimento per il corpo. Lei fertilizzerà il terreno della sua anima, rendendola forte e soprattutto per l'attività conoscitiva, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 3. Mamma, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Cioè, qua stiamo facendo dei viaggi pazzeschi, pazzeschi proprio. Vediamo un po' con queste altre, mettiamone tre. Una, due, tre. Riconciliazione, una persona del passato sta tornando nella tua vita. Matrimonio, conversazioni sincere. Allora, questo prendono diversi aspetti, no? Allora, qua mi sta dicendo che ci sarà una riconciliazione in questa settimana. Il matrimonio mi parla di più cose, perché qua vedo anche persone che possono essere impegnate in altre relazioni, quindi lo vediamo su un aspetto più alto. Il matrimonio è l'unione con il tuo sé superiore, quindi in questa settimana ci sarà la riconciliazione con il tuo sé superiore che porterà a manifestare all'esterno conversazioni sincere anche con le persone. Con tutto questo lavoro qui ci sarà questo. Si parlerà anche di unione di fatto tra le persone, si sveleranno l'uno all'altro i sentimenti, ma quello che arriva è proprio la riconciliazione tra il tuo sé divino, vedi il tuo sé divino, qua ci sono due persone tra le nuvole, la riconciliazione col tuo sé divino nell'unione del matrimonio mistico, e tu parlerai col tuo sé superiore, quindi anche con le persone avrai delle conversazioni sincere che sono guidate dal tuo sé superiore. Ragazzi miei, ragazzi, io non aggiungo altro, stesa potentissima, bellissima, veramente molto commovente. Godetevi questa maestria, ragazze mie, vivete con gli dei, accoglieteli, fate le pratiche, portate la vostra conoscenza al netto del fatto che sia empirica questa conoscenza. E detto questo, vi auguro una settimana magica, piena di emozioni. Vi abbraccio forti, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.